amici, bentornati sul mio canale. Già da quello che avete capito, oggi andremo a realizzare quelle bellissime sagome luminose e lo andremo a fare utilizzando il programma di Click and Design Space e i termovinili della Bflex. Poi, se volete acquistare anche voi quei termovinili per rendere l'atmosfera di Halloween ancora più bella, qui sotto vi lascerò il link dove poterli acquistare e anche il mio codice sconto così da acquistare a un prezzo più vantaggioso. Ma adesso, come dico sempre, banda alle ciance e all'opera! Sulla mia tela già mi sono riportata dei disegni. Sono andata su immagini, ho scritto Halloween gatto, Halloween scheletro e così via e mi sono selezionata da qui appunto dei disegni che a me piacevano e adesso ci vado a lavorare sopra. Quindi, una volta che ce li siamo selezionati e portati sulla tela, quello che dobbiamo andare a fare adesso è semplicemente intanto fare una scrematura, perché se non ne vogliamo così tanti, ovviamente cerchiamo di individuare quelli che ci piacciono di più. Tipo questo lo elimino. Io faccio sempre così, prima ne prendo un po' e poi dopo elimino quelli che secondo me non vanno tanto bene o che non mi piacciono più di tanto. Quindi ne elimino un po' e mi lascio solo questi qui. Ora vi faccio vedere due tecniche diverse per poter quindi realizzare sotto il cartoncino e sopra applicarci il nostro termovinile così da far uscire fuori poi appunto il nostro lavoro luminoso. Come faccio? Prendiamo il primo caso, ad esempio questo gatto. Se io, vedete per esempio tutti questi oggetti che stanno qui, se io vado su crea, che cosa succede? Che qui me le mette, che me li taglia tutti quanti come un unico pezzo, non due pezzi. A me servono due pezzi, anche lo scheletro me ne taglia uno, non me ne taglia due. La stessa cosa questi fantasmini, sia questo che vi ricordate che era bianco e questo qua. Quindi per realizzarli con lo sfondo in cartoncino e sopra invece il nostro termovinile dobbiamo selezionarne intanto uno, poi vado su il colore e gli dico di colore bianco, poi vado su offset, qui gli dico che voglio una, aspetta lo sposto così almeno lo vedete, gli dico che questo io voglio l'offset così, no perché è troppo grande, lo voglio più piccolo, proviamo un 0,200, clicco all'interno del mio quadrato e vedete me l'ha applicato. Se mi va bene così il contorno lascio così, altrimenti posso andarlo a modificare, magari qui lo metterò a 100, clicco e me l'ha applicata a 100. 100 però secondo me è un po' troppo sottile, quindi lasciamo il 200. Una volta deciso quindi la misura dell'offset faccio applica e così adesso mi trovo, vedete, questo che sarà il mio cartoncino nero e questo che sarà invece la parte che poi del termovinile che andrò a applicare sul cartoncino. Ingrandisco così faccio vedere bene. Ok, e quindi avrò questo gatto fatto in questo modo. Ok, la stessa cosa vado a fare per il pipistrello, ad esempio prendo, gli dico che deve essere bianco, poi vado sull'offset, questo me lo sposto qui così vi faccio vedere, 200 va bene? Sì, applica e me l'ha applicato, così mi trovo qui il cartoncino nero e questo bianco che è il termovinile che poi ci andrò a applicare sopra. Diciamo questo lo vado a fare su tutti quanti.
l'ho fatto su tutti, poi per la grandezza basterà che seleziono entrambi, quindi sia l'offset che la parte bianca, e decido la grandezza che voglio, quindi posso sia modificarla da qui che anche da qui. Se il lucchetto è chiuso mi lascia le proporzioni, quindi mi cambierà sia la larghezza che l'altezza. Se apro il lucchetto mi cambierà solo dove vado a inserire la misura. Ora, fatto ciò, è tutto pronto? No, perché questo fantasmino non l'ho fatto l'offset. Perché? Perché questo fantasmino, vedete, è diverso. Gli altri erano completamente neri e abbiamo fatto questa trasformazione, ma questo invece no, all'interno bianco il contorno nero. Quindi come si può fare per modificarlo? Allora, come prima cosa lo selezioniamo, lo duplichiamo, quindi andiamo qui e lo duplichiamo. Ora ce ne abbiamo due. Ne prendo uno dei due, lo seleziono, vado qui sotto su sagoma e qua gli dico, allora, di tutto questo io voglio che viene nascosto tutto, tranne il primo è tutto il contorno esterno, quindi quello lo lascio, faccio X e adesso mi ritrovo, quindi vedete, come se fosse l'offset. Qua invece devo andarci a fare un'altra modifica, perché se io questo lo appoggio qui, a parte insomma che adesso questo sta sopra e quello sta sotto, ma a parte questo basterà andare qui, lo sposta indietro, me lo mette indietro, quindi ok. Vedete, questo è trasparente, sotto il fantasmino è trasparente, vedete? Ok. Questo invece io lo voglio che deve essere visibile, cioè voglio che mi taglia il termovinile e non deve essere trasparente. Quindi che faccio? Lo seleziono, vado su sagoma, seleziono questa volta solo il contorno esterno e lascio tutto il resto. Faccio X e ho e ce l'ho adesso, beh, è diventato nero, non è un problema perché io vado qua, me lo porto bianco, quindi se io adesso ingrandisco, vi faccio vedere cosa succede. Succede che la macchina mi andrà a tagliare tutto questo contorno, gli occhi all'interno e la bocca. Se io lo vado a posizionare, questo intanto devo spostare il primo piano, se io questo adesso lo vado a selezionare, vedi, lo posiziono qui, questo fa sì che io vedo sotto il cartoncino nero, perché? Perché queste parti sono bucate, ok? Quindi sotto vedo il cartoncino nero e sopra vedo il mio fantasma, o meglio il termovinile nel nostro caso. Ok, quello che devo fare è decidere anche le misure, quindi che grandezza io voglio che vengano fuori. Allora, questo per esempio è una larghezza di 13 ed è alto 6, è un po' troppo grande per dove lo devo andare a posizionare io, quindi lo rimpicciolisco e diciamo che largo 7, alto 3,7 ci potrebbe stare. Le seleziono entrambi e le rimpicciolisco. Questo va bene, quindi lo lascio così, questo pure va bene, questo però lo voglio un po' più grande, quindi seleziono e me lo ingrandisco un po'. Facciamo un'altezza di 10. Ok, questo va bene così e anche lei la voglio un pochino più grande, bisogna comunque sempre selezionarli tutti e due e cambiamo poi qui la misura, mettiamo 10. Ok, adesso che abbiamo quindi tutti i nostri pezzi basterà andare su crea e qui mi trovo quindi tutte le parti che devono essere tagliate e qui invece mi trovo poi l'altro che è il cartoncino che devono. Allora, perché me le trovo su due
parti diverse. Perché? Perché questi avevano tutti lo stesso sfondo, erano già pronti, vi ricordate? Abbiamo fatto l'offset e via. Mentre questo non abbiamo fatto l'offset e me l'ha messo su quest'altra parte. Per portarlo sulla stessa tela, che è quella di là, cosa faccio io? Vado qui, faccio sposta oggetto e qui mi dice dove lo vuoi spostare, quindi questo è quello attuale, lo vuoi mettere qui, lo vuoi mettere qui, lo vuoi mettere su una nuova tela, no, lo voglio mettere qua su questi, dove ci sono gli altri pezzi neri e poi me lo sistemo io dove voglio che insomma venga tagliato. Quindi, ricapitolando, questi saranno tutti i contorni tagliati con il cartoncino nero e questi invece saranno quelli che viene tagliato con il nostro termovinile. Un'altra cosa, allora, il termovinile va tagliato specchiato, quindi io qui vado, qui sotto, io dico specchia e mi rispecchia tutti. Perché? Perché quando lo vado ad applicare poi lo devo mettere al contrario, ok? Se no altrimenti non corrisponderebbe poi con quest'altri. Un'altra cosa ancora che se vedete qui notate, qui c'è una piccola parte qua dove non c'è una giuntura su questo pezzo, quindi non va bene così, lo dobbiamo andare a modificare. A volte succede perché? Perché lo scheletro, avendo la testa che insomma era staccata, è rimasto l'offset separato. Qui per esempio io ho anche queste parti interne del ragno, qua posso decidere di lasciarle o toglierle, questo poi è a gusto vostro, però qui che rimane così separato io vi consiglio di sistemarlo perché altrimenti quando lo andate a appendere rischiate che qui si può rompere facilmente perché è una zona che rimane più delicata. Quindi come poter fare? Allora ingrandiamo così lo vediamo bene, vedete è separato, palesemente separato. Ora, quello che possiamo andare a fare è creare una unione. Io come faccio? Prendo ad esempio questo, me lo rimpicciolisco così, ok, lo giro in questo modo e me lo posiziono qui. Allora, ancora troppo grande, lo vado a rimpicciolire un altro pochino. Allora, ingrandiamo la zona così vediamo bene. Praticamente cerco di trovare la giusta collocazione per unire i due pezzi, ma senza andare sulla parte bianca, ok? Quindi diciamo che così ci può stare, almeno vengono uniti. Un'altra soluzione era creare un offset ancora più grande, ma personalmente non mi piace perché già questo è un bel contorno grande. Crearne uno ancora più grande non mi pareva il caso. Allora ho pensato di fare in questo modo. Poi, come dirgli alla macchina che deve tagliare qui e poi proseguire qui, quindi questi devono essere tutti uniti. Devo andare a unire quindi questo pezzo con l'offset del nostro scheletro, che era questo. Quindi io seleziono quello, poi vado a selezionare anche quest'altro. Per selezionare quest'altro schiaccio sulla tastiera maiuscolo e clicco ok. Adesso ce l'ho selezionati tutti e due, quindi sia questo pezzettino piccolo che l'offset. Poi vado qua e faccio fondi. Ok, niente paura, non è successo nulla, mi ha solamente spostato in primo piano l'offset che adesso noi andremo a spostare indietro, quindi alla fine, ok? Poi volendo posso spostarmelo sotto allo scheletro, l'importante è che è sotto lo scheletro. Rimpiccioliamo. Allora, qui pure il ragno, questo dovrebbe stare qua. Vabbè, questi sono piccoli dettagli che poi insomma uno va a sistemarsi. Allora, ricontrolliamo che sia tutto a posto. Ok, adesso sembra di sì. Riandiamo su crea,
scegliamo il nostro tappetino, conferma ed eccoli qua. Quindi abbiamo detto questo lo dobbiamo specchiare e qui mi ha riportato sempre questo di qua, quindi adesso me lo risposto, sposto oggetto, lo rimetto qui, confermo e me l'ha posizionato qua, io me lo sposto di qua. Ok, quindi i miei cartoncini neri vanno bene, come vedete adesso qui è unito, e questo che invece è il termovinile pure va bene e l'abbiamo specchiato. Adesso proseguo con il taglio. In questo progetto andremo a utilizzare un cantoncino nero della grammatura da 270 e poi un termovinile, esattamente il Globe in the Dark. Quando andiamo a applicare il nostro termovinile sul tappetino ci dobbiamo ricordare di mettere la parte del liner, ovvero questa parte lucida, sul tappetino e la parte opaca rivolta verso di noi, in questo modo. Quindi adesso io lo andrò a posizionare qui e poi basterà mandarla alla macchina per il taglio. Adesso abbiamo tagliato tutti i nostri pezzi. Adesso questo che era tutto un unico foglio, io sono andata a separare i singoli pezzi così che quando adesso andrò a spellicolare mi troverò più comodamente. Per spellicolare andrò a utilizzare lo spellicolino, questo qui della Biflex. Se non avete questo potete utilizzare benissimo anche un piccolo ago, è la stessa identica cosa. L'importante è che andate su un angolo verso l'esterno, in questo modo, puntate lo spellicolino o l'ago, lo spillo, insomma quello che avete, girate così e vedete praticamente si è separato dal liner. Adesso levo lo spellicolino, prendo questa parte che ho alzato e tiro. Ok, io adesso andrò a effettuare questo lavoro su tutti i pezzi. A spellicolato tutti i nostri pezzi, vediamo insieme la scheda tecnica e poi passiamo all'applicazione. All'interno di ogni termovinile troviamo una scheda tecnica come questa. In alto la serie Globe in the Dark. Sotto poi troviamo la spiegazione, quindi che cos'è questo termovinile. Sotto ancora, sempre a sinistra, troviamo un QR dove andandoci sopra possiamo vedere step dopo step tutti i passaggi da effettuare. Poi abbiamo invece sul lato destro le istruzioni di uso, ovvero anche qui viene riportato step dopo step tutti i vari passaggi. Al centro abbiamo uno schemino, lo schemino delle info, ovvero informazioni. Come prima informazione ci dice quindi questo termovinile dove può essere applicato. Sotto invece come applicarlo, quindi si può applicare con il ferro da stiro a una temperatura di 3 pallini per un tempo di 20 secondi, una pressione alta e il liner va rimosso dopo 6-7 secondi. Può essere anche applicato con la termopressa e a una temperatura di 145 gradi per 12 secondi per una pressione media e il liner va rimosso sempre dopo 6-7 secondi. Per il lavaggio invece troviamo scritto che può essere lavato a 40 gradi, asciugato con una asciugatrice, ma non può essere lavato a secco. Per l'applicazione io andrò a utilizzare questo tappetino della Biflex. Questo tappetino serve perché così non ci rovina il nostro piano di lavoro e soprattutto perché non dal lato della scritta ma su questo lato abbiamo questa superficie realizzata apposta per far sì che il calore si distribuisca in modo uniforme. Prendo il mio cartoncino, quindi la sagoma ovvero l'offset che abbiamo realizzato,
prendo il termovinile e lo vado a appoggiare sopra. Cerco di metterlo ovviamente centrato. Una volta fatta questa operazione, adesso non mi resta altro che passarci sopra il mio ferro da stiro o mini pressa. Siccome che non copre bene tutta la superficie, io farò in modo che sposto la mia pressa avanti e indietro in questo modo, così da distribuire bene il calore. Ecco qua, il primo è fatto. Adesso proseguo e continuo con tutti gli altri. Per chi vuole appenderli, basterà prendere dei stuzzicadenti. Ho preso questi stuzzicadenti per fare i spiedini e ho tagliato la punta, quindi 2 stuzzicadenti e questo è il filo da pesca, quindi quello in nylon, e dello scotch. Come prima cosa andiamo a montare i nostri stuzzicadenti, quindi prendiamo lo stuzzicadente, mettiamo un po' di scotch così per bloccarli. Volendo potete anche utilizzare del filo e quindi bloccarli con del nastro o del filo, con un qualche cosa. Ok, adesso prendiamo il nostro nylon, scegliamo noi la lunghezza che vogliamo, insomma quanto vogliamo che i nostri oggetti, quindi le nostre sagome, scendono. Mettiamo così dietro e ci regoliamo più o meno la lunghezza da tagliare. Dobbiamo considerare anche un pochino di più perché poi dobbiamo fare il nodo qui sopra, quindi taglio un pezzo, vado qui e blocco con un pezzetto di scotch. Quindi una volta che abbiamo bloccato bene con lo scotch, vado e appendo la mia sagoma qui. Quindi semplicemente faccio un nodino e una è appesa. Adesso proseguo con tutte le altre. Ed eccoli qua terminati, guardate un po' quanto sono belli. Io li ho messi così, ma nulla toglie il fatto che voi potete anche metterli semplicemente con il filo da pesca appesi magari su dei lampadari un po' in giro per la casa, oppure insomma vedete voi anche semplicemente attaccati a una parete, a dei mobili. Questa è una idea che vi volevo semplicemente suggerire. Bene amici, e questo è il nostro video dedicato ad Halloween. Spero che l'abbiate trovato interessante, ma soprattutto era per spiegarvi alcune funzioni del programma e per farvi vedere questi magnifici termovinili. Se anche voi volete acquistare questi termovinili, qui sotto io vi lascerò il link dove poterli acquistare e anche il link del termovinile che abbiamo utilizzato oggi. Poi sempre qui sotto troverete il mio codice sconto così da poterli acquistare a un prezzo più vantaggioso.
Se avete dubbi e domande scrivetemi qui sotto, così che io vi posso rispondere. Se ancora non vi siete iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi e accendete la campanellina. E condividete, condividete, condividete. Se poi ancora non l'avete fatto e vi interessano, oltre a queste cose che faccio, anche altre cose, quindi volete andare a vedere tutte le cose che io realizzo, qui sotto troverete tutti i riferimenti di tutti gli altri miei social, dove pubblicherò anche altre cose diverse da quelle che che vedete qui su YouTube. Se il video vi è piaciuto mettete tanti pollici in su. Io adesso vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici, a presto!